Alessandro entra nel panificio Il Chicco d'Oro, dove Giulia sta sistemando le ceste del pane. Buongiorno Alessandro. Sei arrivato proprio mentre sfornavo le rosette. Buongiorno Giulia. Che profumo delizioso. Allora ne prendo subito 4, grazie. Certamente. Ti serve altro tipo di pane? Oggi ho anche del pane casereccio cotto a legna. Sì, ne prendo mezzo chilo. Me lo potresti anche tagliare a fette, per favore? Certo, lo passo subito nell'affettatrice. Vuoi anche delle schiacciatine per l'aperitivo? Ottima idea, ne prendo un sacchetto. Sono salate in superficie? Sì, hanno un po' di sale grosso e rosmarino. Sono croccantissime. Perfetto. Senti, avrei bisogno anche di qualcosa di dolce per una riunione in ufficio domani mattina. Ti consiglio i nostri biscotti da tè o dei cornetti vuoti da farcire. I biscotti vanno benissimo. Posso fare un vassoio misto da 3 etti? Certamente. Ti metto quelli alle mandorle, quelli al cioccolato e gli occhi di bue. Gli occhi di bue sono i miei preferiti. Sono farciti con la marmellata di albicocche. Esatto, albicocca e alcuni con la crema di nocciole. Ti metto un po' di entrambi. Grazie mille, Giulia. Quanto ti devo in tutto? Allora, sono 12,80 €. Ecco a te. Accetti il pagamento con il bancomat per cifre così piccole? Sì, non c'è problema. Puoi appoggiare la carta qui. Fatto. Grazie dei consigli e buona giornata. Grazie a te, Alessandro. Salutami la famiglia e a presto. Analizziamo ora alcune frasi chiave del dialogo. Appena sfornato. Pane o dolci tolti dal forno da pochissimi minuti. Rosetta. Un tipico panino italiano soffiato, croccante fuori e vuoto dentro. Pane casereccio. Pane fatto in modo artigianale, solitamente con crosta spessa e mollica morbida. Tagliare a fette. Dividere il pane usando un'affettatrice meccanica per comodità del cliente. Schiacciatina. Un tipo di pane basso e croccante, simile alla focaccia ma molto più sottile. Sale grosso. Cristalli di sale grandi, usati per insaporire la superficie di focacce e grissini. Biscotti da tè. Piccola pasticceria secca servita solitamente con il caffè o il tè. Occhi di bue.
Biscotti di pasta frolla con un buco al centro che mostra la marmellata o il cioccolato. Fare un vassoio misto. Comporre un assortimento di dolci o pasticcini diversi su un unico vassoio. 3 etti. Corrisponde a 300 grammi. In Italia letto, 100 g, è l'unità di misura standard per il cibo al banco. E adesso una breve revisione finale. Quale tipo di pane ha appena sfornato Giulia? Ha appena sfornato le rosette. Quante rosette decide di comprare Alessandro? Ne compra esattamente 4. Cosa chiede Alessandro di fare con il pane casereccio? Chiede che venga tagliato a fette. Cosa rende croccanti le schiacciatine in superficie? Il sale grosso e il rosmarino. Per quale motivo Alessandro compra i dolci? Gli servono per una riunione in ufficio prevista per domani mattina. Con cosa sono farciti gli occhi di bue nel panificio di Giulia? Sono farciti con marmellata di albicocche o crema di nocciole. Qual è il peso complessivo dei biscotti scelti? Alessandro ne prende 3 etti, 300 grammi. Qual è l'importo totale della spesa? Il totale è di 12,80 €. È possibile pagare con il bancomat al panificio? Sì, Giulia accetta il pagamento elettronico anche per piccole somme. Cosa significa farcire riferito ai cornetti? Significa riempirli con crema, cioccolato o marmellata. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un mi piace ed iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti.